Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2024. Ok, ragazzi, abbiamo il giudizio. Quando c'è il giudizio c'è una presa di consapevolezza, c'è un momento di rinascita, un momento di risveglio interiore, ma potrebbe anche essere un momento, diciamo, dedicato, se volete, alla chiamata di tipo divino, di tipo spirituale. Può anche essere una chiamata fisica, e quindi una telefonata o cose per lo stile. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche le previsioni del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia piuttosto che i movimenti di tipo spirituale. Io vi dirò qual è l'energia più importante e andrò via via a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico le letture sull'amore e gli affetti, singole, coppie, le pubblicherò più in là prossimamente, prossima settimana. Quindi se non volete perderle vi consiglio di iscrivervi al canale. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di denari, un 4 di denari, un fante di spade, cavaliere di pentacoli, 7 di coppe, fante di coppe e appeso. Allora, partiamo da questo 2 di pentacoli che mi dice che è come esserci cioè come partire da una situazione un po' così, un po' mi viene da dire tormentosa, che però, vedendo poi anche questo 4 di denari, raggiunge un certo tipo di stabilità. Ho come la sensazione che qualcuno vorrebbe prendere il controllo di questa relazione piuttosto che situazione, come se volesse vederci chiaro. Andiamo a vedere carta per carta. 2 di denari, abbiamo l'appeso che avete già a fine lettura e un 10 di spade. Come se ci fosse un periodo di riflessione su qualche cosa che bisogna lasciare indietro. E considerato che è un 2 di pentacoli e qui abbiamo la carta del giudizio, ragazzi, per qualcuno si tratta di qualche situazione di tipo karmico che si andrà a vivere. E considerato che per adesso abbiamo questo 10, potrebbe essere la conclusione di un ciclo karmico. Andiamo a vedere il 4 di denari, 9 di coppe e 8 di bastoni. C'è una sorta di attaccamento a qualche zona di comfort, mi verrebbe da dire. E per qualcuno invece questo 4 di pentacoli parla di una iperprotezione, di una sovracontrollo, come vi dicevo già prima, no? Ecco l'8 di bastoni che mi richiama la chiamata che potrebbe arrivare da parte del giudizio, diciamo che è inerente alla prima settimana di maggio, che potrebbe arrivare una comunicazione, una presa di coscienza, un'idea, un'illuminazione. Per la maggior parte è una comunicazione perché abbiamo questo 8 di bastoni. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli nuovamente. E il carro. È come se ci fosse una sorta di attaccamento in qualche direzione particolare.
Qui probabilmente si parte da una fase di stallo dove appunto non si sa bene che cosa fare, dopodiché arriva come sì, perché tra l'appeso e il 4 di pentacoli devo dire che l'energia è un po' lentuccia, anche se devo dire che molti di voi vorrebbero andare avanti, vorrebbero prendere una strada diversa, vorrebbero anche fare una scelta per qualcuno, perché comunque abbiamo sia il carro che il 2 di pentacoli, quindi ci potrebbe essere una scelta da dover effettuare nella prima settimana di maggio. Andiamo a vedere il cavaliere di denari, ruota della fortuna. E 7 di pentacoli. Ragazzi, qui ho proprio la sensazione che da un lato ci sia una sorta di lentezza, mentre dall'altro qualcuno vorrebbe che ci fosse una sorta di velocità invece. Ma io credo che questo tipo di lentezza sia un qualche cosa che arriva per karma, avete la ruota della fortuna. È come se qualcuno dovesse fare questo passaggio, dovesse passare attraverso questo periodo, questa situazione o questa relazione, per una questione karmica, mi viene da dire. Andiamo a vedere 7 di coppe. Perché comunque, allora abbiamo un 8 di pentacoli e un 4 di coppe. Il 7 di coppe, ragazzi, è una carta che apre delle possibilità. Però, tenendo presente che il 4 di coppe e anche l'8 di pentacoli sono girati al contrario, io qui ho come la sensazione che siano possibilità un po' vane, un po', diciamo, idee campate in aria. È come se fossero possibilità che vanno valutate molto bene perché sono poco concrete per ora. Per adesso, ripeto, sono come idee buttate lì, però non hanno molta concretezza. Andiamo a vedere il fante di coppe. Giudizio e imperatore. Mm. C'è come la ricerca di una nuova stabilità, però dall'altro punto di vista è come se non si volesse lasciare la stabilità che si ha già. C'è la voglia di un cambio, ma c'è l'attesa. Ci sono queste idee, ma c'è poca concretezza. C'è questo entusiasmo o propensione ad andare avanti. Vi dico, sento un po' che certe persone si affacciano a una situazione nuova e non sanno bene come gestirla, però qui guardate ragazzi, c'è anche un imperatore, potrebbe essere una guida che arriva, potrebbe essere un padre per qualcuno, potrebbe essere un capo, dipende da come voi vi vibri la lettura, però ho come la sensazione che anche lì arriva una comunicazione da parte di qualcuno alla seconda parte di maggio, sono due momenti diversi. Qualcosa lo verrete a sapere nella prima settimana con l'otto di bastoni, qualcos'altro nella seconda settimana con il giudizio. Andiamo a vedere l'appeso. Eremita e morte. Allora, qui perché la cosa interessante è che finite con la morte qua e iniziate con il 10 di spade qui, che il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi è anche qui appeso appeso. È come se fosse un periodo dove vengono fuori delle cose, dove diciamo così vengono un po' rimestati, rimescolate le vostre sicurezze ed è come se si aprissero delle nuove strade, delle nuove porte. Non le vedo super concrete in questo periodo, diciamo che c'è ancora da valutare e soprattutto avendo questo eremita è un po' come se vi dicessero di fare il punto della situazione da soli e con la morte che bisogna per forza lasciare indietro qualcosa. Allora, l'appeso ce l'avete due volte, è una carta di accettazione. Se c'è qualche tipo di situazione che non riuscite tanto a gestire o a controllare, qui il consiglio è un po' di, appunto, cercare perlomeno di accettare la situazione così com'è, perché per molte persone sento che è una questione karmica.
quella che state affrontando. Avete 2 volte il giudizio, ruota della fortuna e il 2 di pentacoli. Andiamo a vedere con Osho, ragazzi, che cosa vi dice. Se fosse, scusate, se fosse una situazione romantica, vi dico che questa persona potrebbe farsi sentire, potrebbe dirvi delle cose, ma poi nella seconda parte di maggio è come se non riusciste a incontrarvi. È come se arrivasse un'altra comunicazione che vi dice no, guarda, adesso non riusciamo, so che avevamo organizzato, ma bisogna rimandare. Ho un po' quella sensazione di... E qui il consiglio è di lasciar andare, fondamentalmente. O anche di perdonare, ragazzi, perché l'appeso parla di accettare una situazione, ma anche di perdonare, che un po' è il modo in cui si scioglie il karma, no? In cui si libera karma, il perdono. E molte volte si tratta di perdonare se stessi. Allora, prima carta con i tarocchi di Osho abbiamo il creatore, il compromesso e volgersi all'interno. Wow! Qui è un po' come se vi ricordassero che voi avete la forza creatrice dentro di voi. È un re di bastoni. Quindi potete creare quello che volete, avete le energie, avete la capacità, le conoscenze e anche le abilità per gestire tutto quello che volete, ma è come se con questa carta, che è un 6 di denari, vi dicessero di trovare un giusto compromesso tra, mi viene da dire, quello che create e quello che è il vostro mondo interno. E qui ritorno un pochettino all'eremita. Se ci fate caso in questa carta, la persona ha tanti volti dietro ed è un po' come avere... allora, da un lato mi hanno detto il fiato sul collo, dall'altro l'interpretazione della carta è avere le vocine dei genitori, dei nonni, dei propri avi che parlano dietro di noi e ci dicono questo è giusto, questo è sbagliato, questo non si fa, questo si fa così, questo si fa colà. E invece qui si tratta di trovare il proprio centro. Ecco perché c'era anche poi la carta dell'eremita qui, perché l'eremita è proprio colui che intraprende un viaggio solitario per cercare la propria verità. Ed è una di quelle figure sagge che si svestono letteralmente di tutte quelle cose che sono materiali che non servono proprio per arrivare all'essenza, alla radice del sé. E qui, avendo anche la carta dell'appeso, vi invitano a vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Qui ho come la sensazione che il compromesso sia tra il vostro mondo esterno e il vostro mondo interno, o per esempio quello che date agli altri e quello che date a voi, quello che date a un figlio e quello che date all'altro figlio, per esempio. Devo dire, ragazzi, che la ruota della fortuna comunque c'è. Non è in una bellissima posizione, per quello che vi dico che denota una sorta di cambio karmico, però il cambio c'è. Aspettatevelo, insomma, perché sta arrivando. E vi dico che nella seconda settimana di maggio c'è anche questo giudizio, quindi per chi sta aspettando telefonate, potrebbero arrivare delle telefonate, potrebbe arrivare... Guardate, c'è un imperatore sotto, quindi si potrebbe trattare di denaro che arriva, di un aiuto che arriva o di un lavoro che arriva. Carte specifiche di contratti non ne vedo ancora, però quando c'è l'imperatore è perché qualche cosa è stabile. Probabilmente qualcuno qui deve, se per voi vibrasse come una stesa lavorativa, può essere che si debba chiudere il ciclo precedente, il ciclo di stasi, se vogliamo, di questo 4 e 7 di pentacoli. Va bene, andiamo a vedere che olio essenziale vi consigliano per questo mese. Coriandolo. Allora, il coriandolo stimola la felicità e la creatività e può essere assunto, diciamo, sia in forma di inalazione, sia in forma di, diciamo, cutanea, sia assumendolo per capsule oppure cucinato. Ha un sapore
intenso e molto forte, però cioè è saporito, lo trovate soprattutto nella cucina indiana, ok? E c'è qualcuno che lo mastica anche solo per la litosi, ok? Va bene ragazzi. Ehm, io spero che la lettura vi sia stata utile e fatemelo sapere nei commenti come vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!